Stiamo qui con Elias, a Vado di Sole a fare 2 blocchi e insomma è stata una giornata tra i sassi e a provare un po' questi nuovi pad, i Bratz Pad per la sportiva e insomma come ti sembrano? Qual è il feedback che ci puoi dare? Per me sono ottimi e ovviamente sono facili da trasportare, quindi sono molto leggeri e ovviamente qui è un posto anche molto, abbiamo scelto anche Vado di Sole perché è un posto dove, sai, non è Fontainebleau dove c'è la sabbia sotto e quindi il pad e l'urto, cioè l'impatto che hai sul pad conta poco, qui ci sono molti sassi e quindi in quel modo lì possiamo capire meglio quando cadi sul pad e dissipa l'urto proprio in un ottimo modo, ecco. Eh sì, diciamo che li abbiamo un po' studiati pensando un triplo strato, uno strato superiore di una gomma a cellule chiuse di 3 cm, uno strato centrale di una gomma piuma ad alta portanza con un'alta indentazione, insomma un'alta densità, e sotto abbiamo aggiunto uno strato inferiore per proteggere un po' questa gomma anche un po' dalle radici, dai sassi, che certo non scali sempre a fonte, non scali sempre Esatto. insomma sul piano, se c'è un sasso è giusto che la gomma piuma comunque sia anche protetta dal basso, oltre che proteggere il pad, l'arrampicatore dall'alto. Per quanto invece riguarda la trasportabilità, insomma, hai detto che l'avvicinamento è abbastanza anche impegnativo. In questo caso i pad, insomma, li porti, hai sia il grande che il piccolo, una bella superficie di atterraggio, e, insomma, il lembo ti è abbastanza utile per questo. Sì, esatto, è molto utile perché puoi accoppiare i 2 pad, quindi trasportarli insieme e puoi mettere quindi il pad più piccolino in quello più grande e portarti 2 pad anche se vai ad arrampicare, quindi da solo in autonomia puoi... Senza tutte quelle cinghie, Esatto, magari altre robe abbastanza... Esatto, e poi il pad è molto pulito, ecco, diciamo, e quindi anche quando arrampichi ho notato anche molte volte che ti si possono attaccare delle cinghie ai sassi, cioè tutto quanto, pure i spallacci, e quindi con questi pad non succede. Sì, perché il lembo praticamente ti gira intorno, quando è chiuso, quando lo porti, il lembo ti porta un altro pad, quando invece ci scali, con il velcro lo agganci col velcro dietro che ti copre completamente gli spallacci, perché noi effettivamente con gli spallacci abbiamo avuto un occhio di riguardo, perché in tanti anni, insomma, d'arrampicata tra i boschi in giro per le montagne, insomma, fai un avvicinamento di mezz'ora, il pad ti sega il collo. E quindi abbiamo cercato di fare uno spallaccio che fosse resistente, comodo, ma soprattutto che fosse preservato. E quindi abbiamo cercato un po' di unire le due funzionalità del lembo per sia il trasporto sia poi anche, insomma, preservare proprio il pad, Esatto, preservare infatti gli spallacci. proprio quello a cui volevo arrivare. Anche in queste zone diverse volte i pad tendono poi a rovinarsi, oppure che ne so, stiamo in un posto dove c'è molta terra, poggiamo il pad e purtroppo i spallacci, se non sono coperti, a sua volta si sporcheranno di terra e poi quando riprendiamo il pad automaticamente ci sporcheremo anche noi. E quindi questo sistema, Certo. quindi evita che il nostro pad si sporchi totalmente, ci sporchiamo noi e poi si sporcherà a sua volta anche la macchina su cui dovremmo ricaricarlo per tornare a casa. Quindi Poi a proposito di sporco, insomma, alla fine c'è pure il tappetino che per pulire i piedi prima delle molto partenze, importante. sì, questo secondo me è proprio una roba che a cui non fa tanto caso di solito, perché uno guarda subito il blocco, prende, parte, nemmeno spazzola le prese, invece è importante anche per preservare la linea, preservare il blocco, avere perlomeno le scarpette pulite. Esattamente. Per cui insomma un feedback positivo. Sì, Dai. assolutamente. Dai, bene. E invece il chalk bag, questo qui non so se lo sai, ma praticamente insomma quando facciamo il crash pad, perché questi li facciamo tutti noi nelle Marche in Italia, sostanzialmente compriamo i rotoli, segniamo con i modelli, con il gesso, tagliamo, quello che avanza dalla costruzione del crash pad, che è parecchio grande, tutti i vari pezzi, con quello che avanza andiamo a realizzare i portamagnesite leftover chalk bag, proprio perché li riutilizziamo i pezzi di scarto di produzione del pad per fare il portamagnesite. Sì, e direi che è un portamagnesite ottimo, poiché tende anche, quando lo lasci, non tende mai a capovolgersi, a ribaltarsi, che è quello poi che
succede molto spesso con gli altri sacchetti della magnesite, che tendono, ovviamente quando stai scalando non presti molta attenzione delle volte dove poggi il sacchetto della magnesite, e la maggior parte delle volte lo trovi ribaltato con tutta quanta la magnesite per terra, ed è molto interessante questo discorso. E poi questo sacchetto della magnesite penso che sia stato uno dei primi che ho ricevuto, e quindi io sono, come dicevo prima, abbastanza un distruttore e comunque è ancora molto integro, e quindi significa che ha un'ottima funzionalità ed ha un suo spessore, diciamo. Bene. Beh, alla fine i tessuti sono esatto gli stessi dei pad. Quindi insomma i modelli che proponiamo sono l'Alpagoda, l'Allez e il Dollone. Il Dollone che è il sit pad, l'Allez che è il Dollone che è insomma il sit pad per le sit start, e insomma anche con lo zerbino per pulire le scarpette. L'Allez che è 100x120 x 11 cm di altezza, sempre triplo strato, e l'Alpagoda con il lembo per trasportare un altro pad, 150x120 13 cm di altezza, sempre triplo strato. Adesso godiamoci il panorama. Fantastico.